Ciao, sono la Cri. Oggi finalmente vediamo insieme come prendere le misure. Dopo questo video conoscerai tutte le misure che ti servono per cucire qualsiasi capo. Il video sarà un po' lungo, ma cercherò di essere breve. Puoi stopparlo in qualunque momento e tornare a riguardarlo se ti serve. Perdonami le riprese casalinghe, ma ho pensato che mostrarti come fare su una persona in carne e ossa fosse più efficace che usare un manichino. Vedo che a volte è difficile capire bene dove vadano prese certe misure su una persona reale. Quindi partiamo! Innanzitutto, a prescindere dal capo che farai, è importantissimo prendere le misure sul tuo corpo mentre indossi l'intimo o una magliettina leggera. Aggiungeremo infatti soltanto dopo i centimetri che servono per muoversi bene. Soltanto se vuoi fare un abito lungo o dei pantaloni ti consiglio di indossare le scarpe che deciderai di mettere. E se puoi farti aiutare da qualcuno, molto meglio. Rischi infatti di mangiarti dei centimetri nelle altezze se usi solo uno specchio, ma non è impossibile, magari ricontrollalo un paio di volte prima di fare il cartamodello. Prima di iniziare ti consiglio di segnare alcune misure con il nastro adesivo per mantenere fermi alcuni punti di riferimento. Ti accorgerai che è molto utile per non perdere dei millimetri. Io ho segnato la linea del seno, della vita e del bacino. Il seno va nel punto più ampio del busto, la vita in quello più stretto, in genere sono 2 dita sopra l'ombelico, e i fianchi nel punto più ampio del sedere. Iniziamo ora con le misure orizzontali. La prima da prendere è la circonferenza torace. Devi passare il metro sotto le ascelle tenendolo leggermente morbido, quindi non devi vedere il metro entrare nella pelle. Deve essere ben parallelo al pavimento sulla schiena e le braccia devono essere in basso rilassate, perché infatti se le tenessi alzate la misura sarebbe troppo piccola e quindi il capo risulterebbe stretto. Una piccola curiosità è che questa misura, divisa per metà, indica la tua taglia italiana. Poi va presa la circonferenza seno, ovvero nel punto più ampio del seno, che è quel primo nastro che abbiamo attaccato prima. Prendi la misura col metro leggermente morbido, le braccia in basso rilassate e controlla che sulla schiena sia parallelo al pavimento. Poi prenderemo la distanza seni. Il metro qui deve essere ben teso da un seno all'altro e puoi prendere questa misura anche con un righello. Dovremo prendere poi la circonferenza vita. Il metro andrà leggermente teso questa volta, aderente ma non stretto, e corrisponderà al secondo nastro che abbiamo attaccato in precedenza. Il metro deve essere ben parallelo al pavimento e la misura è da prendere nel punto più stretto del busto finché il metro si riunisce sul corpo, e di solito si trova un paio di dita sopra l'ombelico. Passiamo poi alla circonferenza fianchi. Il metro va tenuto leggermente morbido e la misura corrisponde al terzo nastro che abbiamo attaccato. Il metro va messo ben parallelo al pavimento e la misura è da prendere nel punto più ampio dei fianchi. Puoi aiutarti pure con il metro per trovarlo, non è detto che guardandoti allo specchio lo veda da davanti. Passiamo sulla schiena. Sulla schiena dovremo prendere la larghezza spalle, con il metro ben teso da una spalla all'altra, dove tastando riesci a sentire l'osso. Poi la misura dello scollo, che parte dalla settima cervicale sul retro del collo, che è quella vertebra che senti bene quando pieghi la testa in avanti. Porti il metro morbidamente ma aderentemente verso la parte davanti e poi ti fermerai dove ci sarà la cucitura della spalla. In questo caso, se avrai una magliettina leggera per prendere questa misura sarà molto più comodo, perché la cucitura ci indicherà proprio dove finisce questa misura. Poi dovremo prendere la cucitura a spalla. Il metro va ben teso dalla base del collo fino all'osso della spalla, anche qui ci può aiutare utilizzare la magliettina. Poi prenderemo la circonferenza polso. Il metro dovrà essere morbido e girerà intorno al polso. Non devi stringere e devi aggiungere subito a questa misura 1,5 cm o 2 cm per migliorare il movimento. Poi prendiamo la circonferenza ginocchia. So che sembra una misura un po' strana, ma ci serve per fare la gonna sirena. Puoi fare un mezzo passo tenendo le ginocchia quindi separate e misurare morbidamente intorno alle ginocchia.
A questa misura non aggiungere nulla, ma assicurati che riesca a camminare con la distanza che hai scelto. E con le misure orizzontali abbiamo finito, quindi ora passiamo alle verticali, dette anche altezze o livelli. La prima misura verticale è il livello ascellare. Ti ricordi la misura numero 1, la circonferenza torace? Spostati sulla schiena e sempre dalla settima cervicale, quindi quell'osso che sporge quando tiriamo la testa in avanti, scendi fino a quella linea lì. Il metro va tenuto ben dritto e quindi puoi prenderla anche con un righello. Poi ci serve il livello vita dietro. Rimani sulla schiena e dalla settima cervicale scendi e prosegui fino al punto vita, con il metro ben attaccato alla pelle. Poi ci servirà il livello seno. Sempre dalla settima cervicale sul dietro, porta il metro in avanti come per misurare lo scollo, però prosegui fino al capezzolo. Ora a questa misura sottrai la misura dello scollo e avrai l'altezza o livello del seno. Passiamo ora al livello vita davanti. Come nella misura di altezza seno, parti dalla settima cervicale, vieni in avanti e scendi fino al capezzolo, poi prosegui con il metro teso. Importantissimo, questa misura deve essere presa tesa, non devi scendere aderentemente alla coppa, quindi non devi andare sotto al seno con il metro, non deve rimanere morbido, deve essere bello teso. A questa misura togli, come per quella prima, la lunghezza dello scollo. Prendiamo poi il livello gomito. Dalla punta dell'osso della spalla, sul quale hai terminato la cucitura a spalla prima, scendi sul braccio fino al gomito e la misura va presa col braccio piegato a 90 gradi, leggermente spostato dal corpo. Questa misura non serve sempre, ma ti tornerà utile. La lunghezza manica è la stessa cosa, partendo dalla fine della cucitura a spalla, prosegui fino al polso, sempre col braccio piegato a 90 gradi e leggermente spostato dal corpo. Poi prendiamo il livello bacino. Il livello bacino va preso di lato, stando in piedi, con il metro ben aderente al corpo, partendo dal punto vita e scendendo fino alla circonferenza fianchi. Prendiamo poi il livello inforcatura. Ti servirà per fare i pantaloni e le tute. Quindi ti devi sedere con la schiena ben dritta e misurare sul lato la distanza tra la circonferenza vita e la sedia con il metro ben teso, non deve andare aderente al corpo, altrimenti diventa troppo basso. Poi prenderai la lunghezza del ginocchio o la lunghezza dell'indumento, a seconda chiaramente del capo che farai. Di lato devi partire dalla linea della vita e scendere fino alla lunghezza del ginocchio o del capo che desideri. Ora con queste misure puoi disegnare letteralmente qualsiasi cosa. Per ringraziarti di avermi seguita fin qui, ti allego qui una tabella usata in industria con le misure standard delle taglie italiane, così puoi confrontarle con le tue e a me all'inizio ha aiutato tantissimo a individuare le mie. Se alcune parti del video erano poco chiare, ti prego di scrivermelo qua sotto. Modificherò il video e ti prometto che aggiungerò spiegazioni migliori. E per oggi abbiamo fatto. Ora vai a misurarti. Tanti auguri per tutto, ci vediamo al prossimo video. Iniziamo ora con le misure orizzontali. La prima... Poi ti servirà la circonferenza di ginocchio. Passiamo al livello vita davanti.